Sono andato a vedere il Dracula di Luc Besson al cinema e così, mentre tutti discettano del Frankenstein di Guillermo del Toro, qui su Broken Stories spendiamo due parole su questo film, nel caso vogliate andare a vederlo al cinema, ok? Dai, dopo la sigla ne parliamo. Esistono opere che il mio amico Alberto definisce così: se non ti piace è colpa tua. Sono quei capolavori, quelle opere d'arte di creatività e di ingegno che magari sono anche un po' complesse, magari indigeste al primo ascolto, alla prima visione, alla prima lettura, ma insomma contenutisticamente, formalmente di qualità superiore. Se non ti piacciono è perché non sei ancora preparato, non sei abbastanza maturo, magari con diversi ascolti, diverse visioni, poi le cose cambieranno. Ebbene, esistono però anche opere che se ti piacciono è colpa tua. Stessa roba. E io confesso che, secondo me, dal momento che un po' mi è piaciuto il Dracula di Luc Besson è a causa dei miei deficit interiori, delle mie lacune, perché diciamo la verità, è un film che è una cozzaglia di cose, una cozzaglia di robaccia messa tutta insieme, una scopiazzatura di 10.000 altri film, un omaggio anche se volete a tanti altri film, ma spesso ai film anche un po' sbagliati a mio modo di vedere. E quindi posso dirvi che il film non mi è piaciuto? No, perché io comunque ho passato 2 ore e qualcosa, spiccioli, piuttosto gradevoli, guardando un film che ha dalla sua che cosa? La classe di Luc Besson, che è una classe pop, una grande eleganza visionaria, una capacità di scrittura e di, come dire, la capacità di acchiappare per le palle lo spettatore, perché è così Luc Besson, è una cosa che mi ha sempre suscitato grande ammirazione, da sempre, dai suoi primi film e da quelli più popolari. Io ho notato in lui questa sua incredibile capacità di sintonizzarsi con gli istinti dello spettatore, con la sua voglia di storie avvincenti, accattivanti, e sempre il grande dono di tratteggiare dei personaggi che comunque, banali quanto volete, archetipici o stereotipati quanto volete, alla fine comunque un po' ti conquistano, c'è niente da fare. Certo, stiamo parlando di un Dracula del 2025 di cui nessuno sentiva il bisogno, eccetto naturalmente Luc Besson, anche perché a quanto pare girando Dogman con questo attore americano, per cui che è un po' il suo ultimo feticcio, il protagonista di cui non ricorderò mai il nome, non è ancora abbastanza famoso nel mio schedario mentale. Ecco, Besson, insieme a questo girando Dogman, ha capito che quello era il volto giusto, l'attore giusto. E quindi abbiamo un Dracula che è particolare, decisamente particolare, ha questo volto esangue, questi tratti affilati, non somiglia per niente a Vlad, come dovrebbe essere secondo le fonti storiche, cioè il voivoda, il signore della guerra e principe valacco del XV secolo. Ma riprendiamo un attimo le fila della vicenda. Allora, la storia in breve. Questo è Dracula a Love Tale, l'amore perduto, mi pare che sia in italiano, comunque una storia d'amore. Quindi già partiamo col piede sbagliato, perché per quanto mi riguarda usare Dracula come feticcio romantasy, perché sempre di fantasy anche qui si tratta in un certo senso, è un peccato originale, ma perché io proprio non sopporto questo approccio sdolcinato, ecco, perché sdolcinato il film lo è. Questo Dracula è, come l'ha definito la mia amica che era al cinema con me, un principesso Disney, proprio così, ed è anche disneyano il castello in cui vive da 400 anni dopo aver perso la sua Elisabetta, la moglie, che insomma è stata uccisa dagli ottomani. Peraltro anche diciamo con la sua collaborazione, se vogliamo, o comunque col suo eccesso di zelo, ecco, mettiamo così, cercava di difenderla ma non ci è riuscito più di tanto. Quindi che storia è questa di Dracula? Un bel miscuglio, un miscuglio di cosa? Della vicenda storica o comunque di un personaggio storico che è Vlad, il voivoda, Vlad Dracula, il voivoda appunto di Valacchia del XV secolo, sì, è esistito ed è sulle sue tracce che io intendo andare a maggio con qualcuno di voi, se vorrete venire, perché abbiamo organizzato un viaggio pazzesco, qui sotto il link per scoprire di che si tratta, andate a vedere, quindi andiamo in Transilvania sulle tracce del Dracula storico.
sulle tracce del Dracula storico si è messo anche Luc Besson, però a modo suo, perché non ha neanche seguito la vicenda, cioè non ha neanche ricalcato minimamente la vicenda storica, in quanto stranamente poi si rifà a un Vlad II di Valacchia, che quindi sarebbe il padre del Vlad III, ossia proprio Dracula, quello vero, che probabilmente è stata una delle fonti per Bram Stoker, l'autore di questo Dracula. Quindi abbiamo un Vlad II, non è neanche il terzo, che è un signore della guerra, parte per la battaglia contro gli ottomani, bellissime scene di guerra, armature favolose che ricordano molto quelle spettacolari e brilluccicanti, splendenti di Excalibur di John Boorman, mi pare. E quindi scene di battaglia assolutamente goduriose. Queste dopo alcune scene di battaglia tra i cuscini e con i cuscini, dove il nostro Dracula, insomma, amoreggia appassionatamente con la sua sposa novella, che è questa Elisabetta. Le scene sono, fin dall'inizio, insomma, ipertrofiche, iperboliche, per meglio dire. Sono esagerate, sopra le righe, quindi Luc Besson subito stabilisce che quello è lo stile. Non vi aspettate un film realistico, non vi aspettate nessuna ricerca della misura. Questo è un film smisurato dall'inizio alla fine, e alla fine, nella sua coerenza, comunque porta a casa il risultato, secondo me, anche perché, ribadisco, Luc Besson è uno sceneggiatore capace, spesso astutissimo, è un regista di classe eccelsa, secondo me, e sa scegliere anche bene i volti, perché alla fine questo Dracula convince come personaggio romantico, intendiamoci, come personaggio di Besson, non come Dracula in sé. Abbiamo anche, insomma, un Christoph Waltz che fa la sua parte, sì, qualcuno dice abbastanza pigramente, sì, è negligente in questo film, non ci mette proprio il cuore. È un prete che è un incrocio fra Van Helsing e un religioso, ecco. E il tutto poi si ambienta in questo castello nella Valacchia, che è una regione a sud della Transilvania, in realtà, cioè è un po' confusa la faccenda, ok? La Valacchia e la Transilvania sono due regioni limitrofe, non proprio la stessa, ma diciamo che siamo in Transilvania, ok? E quindi muore la principessa, il nostro si strugge, uccide un religioso, rinnega Dio, e da lì in poi comincia la storia, che poi è un enorme omaggio a un film molto più bello che quello di Francis Ford Coppola, cioè Bram Stoker's Dracula, che di per sé non era veramente di Bram Stoker, ma era questo miscuglio di Coppola, naturalmente degli sceneggiatori, miscuglio tra la figura di Vlad, terzo però, non secondo, e il Dracula stokeriano, un bel mix. Beh, poi quello era un capolavoro, anche dal punto di vista visivo, della ricerca degli effetti creati proprio con lo stile del cinema, in realtà, insomma, muto, quindi un'opera che è anche metacinematografica. Quella di Besson è invece un'opera che è meta cartone animato esca, se volete, perché ci sono anche, insomma, i toni, gli accenti di una favola Disney. Il Dracula di Luc Besson è una favola, e per certi versi disneyana, assolutamente, perché poi tutta questa vicenda, che ha ben poco di sanguinoso, diciamo la verità, è un grande racconto, una grande storia d'amore in cui un uomo ossessionato dalla sposa, che non riesce a dimenticare, per tutti i secoli a venire, che sono 400, si strugge e cerca il modo di rintracciare la sua reincarnazione, quindi una reincarnazione d'amore, ecco, mettiamola così. Ma noterete che tutto questo è incredibilmente romantasy, sì, incredibilmente romance, sì, ma nel contempo anche molto tragico, e questo comunque aggiunge un po' di senso alla vicenda, la rende più gotica. E poi non possiamo dimenticare che le inquadrature, le scene, i costumi, la sontuosità della messa in scena è comunque premiante, ecco, per lo spettatore. Bisogna solo dimenticare qualsiasi ipotesi di vedere un film horror, ok? I costumi bellissimi, l'acconciatura di Dracula quando è vecchio e cadente è un omaggio al Dracula interpretato da Gary Oldman nel film di Coppola.
Il tutto poi si sposta dalla Transilvania a Parigi, quindi la Parigi di fine 800, che è visivamente spettacolare. Che dire però, gli accenti da principesso Disney e gli omaggi ad altre storie sono veramente a volte un po' esagerate. Allora abbiamo tutte queste battaglie e anche il cielo rosso fuoco della battaglia che ci ricorda Bram Stoker's Dracula di Coppola. Abbiamo un espediente narrativo rubato di peso da Il profumo, tanto il film quanto il romanzo di Suskind da cui era tratto. Non ricordo assolutamente il regista del film. Cioè Dracula si mette alla ricerca della reincarnazione della sua sposa sintetizzando un profumo magico che attira le donne e le rende delle ninfomani. Certo, almeno questo poi ci conduce a una scena che secondo me è il clou visivo, cioè quello in cui lui si reca in un monastero in Transilvania e vampirizza tutte le suore che gli si avventano contro infoiatissime perché appunto questo profumo è magico e le suore formano una torre di monache con i loro stessi corpi in cima al quale si erge un Dracula vittorioso, un Dracula rampante che sta per azzannarle tutte. E quella scena è talmente esagerata che io mi sono ritrovato praticamente ad applaudire. Sì, Luc Besson esagera e crea questo enorme cartone animato live action con personaggi che poi sono anche tratti da La Bella e la Bestia. Ci sono queste gargolle, questi gargoyle che lo servono, che poi che vivono nel castello, un castello assolutamente irreale, sembra il Duomo di Milano. Nessuno ha mai costruito castelli simili, naturalmente, nel XV secolo, né mai in seguito, né mai prima. Però ragazzi, il problema è questo, e questo è un film che mi ha messo in crisi perché ha tutti gli ingredienti che servono a farmi sbottare. Che cagata pazzesca. E invece Besson, che comunque secondo me è un grande, anche in questo caso mi ha fottuto e mi ha fatto divertire e mi ha fatto anche in un certo senso, grazie all'interpretazione, una certa messa in scena, mi ha fatto anche emozionare per questo sfigato di Dracula che alla fine cerca di riconquistare questa donna, e anche come si arriva a ritrovarla, a riscoprirla, a rintracciarla da un punto di vista narrativo è magistrale, cioè ti porta proprio lì, ti porta lì al momento culminante in cui tutto avviene in maniera un po' paradossale, ma drammaturgicamente esageratissimo. Ecco, è così. Luc Besson è esageratissimo. E questo mi è piaciuto. Il film di per sé però è, se vogliamo parlare della storia, se vogliamo parlare del progetto, è una stronzata. Questo è il fatto, è una stronzata. Perché sì, insomma, si usa Dracula per... Cioè, è il film di un regista bravissimo, lo ribadisco, che si voleva divertire. Cioè, lui si voleva divertire e voleva fare un film di Dracula. Questo è il punto. Ed essendo il regista che è, ha potuto farlo con 45 milioni di euro di budget, mi pare, e attori in stato... attori molto bravi, compresa la nostra italiana che recita nella parte della vampira succube. Ma sul piano della sceneggiatura, sul piano del far tornare i conti, sul piano ma anche soltanto di una blanda sospensione dell'incredulità, diciamo che il tutto funziona sotto forma di ipnosi cinematografica, perché abbiamo appunto un bravissimo regista, quante volte l'avrò detto, non lo so, dei bravi attori, dei costumi meravigliosi, le musiche belle, le scene emozionanti, le esagerazioni, i balletti, le coreografie, le risate, così come anche la commozione per questo amore disperato di un uomo che insomma si è dannato per questo, e però non torna un cazzo. Però è stupido, il finale oddio mio, no. Il film è questa roba qui, ragazzi, è questa risata, ma se volete anche un po' così compiaciuta, è vero, cioè è un cagatone che però mi sono divertito a vedere, ecco, tutto lì.
non ne possiamo trarre molto di più. Diavolo, ha copiato di tutto, ha messo insieme tutto quello che piaceva a lui, ha fatto un polpettone draculesco, dove insomma si esagera sotto ogni punto di vista. Ma mettiamo anche soltanto quando si ricongiunge la coppia, non vi dico come, eccetera, ma comunque poi alla fine c'è la resa dei conti, no? La classica resa dei conti in Transilvania, in Romania, i buoni vanno, i buoni, che poi tanto buoni non mi sembrano, perché questo Dracula poi alla fine non ha rotto le scatole neanche a tanti, non ha vampirizzato tante persone in 400 anni, dice anche che il sangue non gli piace. Beh, stiamo scherzando, vabbè, comunque. E arrivano i buoni e iniziano a fare dei danni galattici, mettendo a repentaglio la vita di, insomma, anche della nostra povera ragazza, ma così, ma perché? Perché a Besson faceva piacere vedere tutto che crollava, esplosioni, bombardamenti. Ragazzi, questo Dracula è un, lo diciamo alla francese, è un divertissement. Ok? È questa roba qui. Ma è anche un pastiche, lo diciamo sempre alla francese e poi lo diciamo anche all'italiano. È un pasticcio. Quindi se volete vederlo con questo atteggiamento anche abbastanza scanzonato, secondo me, vi riempite gli occhi di una bellissima visione. Dopodiché lasciamo stare che non c'entra niente veramente con Dracula, lasciamo stare che è un romantasy delle palle, perché alla fine questo è, dai, lui è proprio l'emblema, l'epitome dell'amante tossico e pericoloso. Cazzo, è un succhiasangue. È colui che prende la donna, le succhia il sangue e la riduce a una creatura della notte, le rovina la vita. Però resta il fatto che questo romanticismo tossico di merda, a quanto pare, ha ancora la sua attrattiva, o comunque il cinema e i cineasti, anche i più importanti, continuano a coltivarlo, a fomentarlo, perché convinti che nel pubblico, soprattutto io immagino femminile, ci sia questa attrattiva per il bel tenebroso che è un fottuto narcisista pazzo fuori di testa che uccide la gente, però ama te e quindi va tutto bene. Finché questa cultura romantica, tossica di merda non sarà debellata, noi possiamo continuare a dire che questo film è piaciuto, ma perché è colpa mia. Perché il film di per sé è una stronzata galattica. Ok? E questo è tutto da Flavio Turisi di Broken Stories. Se invece volete veramente considerare il vero Vlad, non secondo ma terzo, senza fare tanti casini, sappiate che poi noi si va a fine maggio in Transilvania. Qui sotto il link per capire come fare a venire con noi. Ciao a tutti.